Lì questa azione forse è una delle più importanti che abbiamo fatto in quella zona lì, verso eh, Miramare, quelle parti lì, Rimini così. Siamo scesi di notte col motoscafo. Il motoscafo l'ho lasciato al largo, c'era un uomo che rimaneva sul motoscafo e aveva l'ordine che al schiarire, se noi non fossimo rientrati, ripartiva perché il motoscafo serviva per altre azioni. E allora tornando invece alla missione, scesi, abbiamo sulla spiaggia, a circa, lì sono spiagge abbastanza larghe, dopo cominciavano le case e noi lì abbiamo visto che c'era un gruppo di camion, abbiamo esaminato, abbiamo visto camion di munizioni così. Questo ci va anche bene, diciamo. E poi siamo andati più nell'interno, lungo la linea ferrovia, abbiamo cominciato a tagliare un po' di fili telefonici, insomma, fare un po' di pasticci, insomma. E abbiamo fatto saltare con collegamenti, è stato un po'... non vado a raccontare come è successo, perché noi avevamo delle micce a tempo, ma quelle quando dal motoscafo sono sceso nel zatterino mi sono cadute a mare. E allora queste micce a tempo di un'ora e mezza, di un'ora o 2 ore, non le avevo più. Allora avevo però il filo, la bici, per attaccare direttamente una magari a 40 secondi o 50 secondi così. E allora, siccome questi camion erano vicini alla spiaggia, io ho detto ai miei ragazzi, voi andate avanti, tirate avanti lo zatterino, io sto qui e faccio l'accensione e poi vi raggiungo. E così è stato, insomma, i ragazzi erano già a mare, ho acceso con un cerino la cosa e di corsa poi in mare, dopo non so, dopo questi 30 secondi o 40, sono venute queste esplosioni, queste fiammate, eccetera, e si vedono, abbiamo visto, ma loro non ci vedevano perché era la notte, le porte che si aprivano delle case, uscivano delle persone a vedere questo macello che avevamo fatto. Noi avremmo dovuto rientrare, ma si vede che in quella notte lì c'è stata forte corrente e non sono riuscito a ritrovare di nuovo il motoscafo perché la corrente ci portava giù. In andata andavo in una direzione, al ritorno andavo nell'altra, non abbiamo avuto il contatto con il nostro motoscafo che sarà rientrato. Perciò abbiamo cercato di andare a Remi con i nostri con Zatterino, ma non si andava avanti. Allora di notte ci siamo messi a terra e abbiamo cercato di passare le linee a piedi, cercando di nasconderci di giorno e mettersi in movimento di notte. Allora è stato un periodo un po' brutto che non c'è riuscito perché siamo stati fatti, dopo alcuni giorni siamo stati fatti prigionieri. Volevo dire, abbiamo passato anche una bella scena nell'attraversamento di Rimini. Io mi ero stancato di camminare per i campi e ho detto passiamo sulla strada principale dove passavano tante macchine così, camion, nemici e così, in fila indiana, passando alla circolazione di Rimini, incontriamo una pattuglia
straniera che ci viene incontro, e noi andavamo in questo senso. Quando è arrivata la nostra altezza, il primo della guardia mi saluta così, col, con la mano e io ho cominciato a fare il saluto romano ritirato il braccio. Diciamo. So che avevamo fatto delle risate fuori, e quando siamo arrivati in posto isolato siamo buttati lì a terra a ridere. Come la faccia tosta siamo andati avanti. Questo qui fino oltre Cesenatico, così. Dopo lì di giorno ci siamo fermati una notte in una stalla lì in campagna, così si vede che ci hanno fatto la spia, questa cascina è stata circondata e ci hanno preso prigionieri. Io ho cercato di buttar via, avevo la pistola col silenziatore, alla quale ho smontato il silenziatore, l'ho buttato da una parte e la pistola dall'altra, per non dare in mano a loro un'arma da noi conosciuta così. Ma so che quando sono stato fatto prigioniero, poi dopo i vari interrogatori, ho capito che abbiamo dato tanto fastidio a loro. Sì. Perché in principio non capivo da dove sono venute questi qua. Non sono venute queste espressioni. Ma anzi, noi eravamo in 8, che poi ci siamo divisi per rientrare in 2 squadre di 4, una per conto e una la mia. L'altra squadra però si era messa in divisa, noi in borghese. Noi eravamo in divisa ancora. Le mostrine venivano coperte dal maglione, ma non si vedeva la mostrina della Repubblica, insomma. Quando mi ha fatto prigioniero mi avevano chiesto se eravamo solo noi. Io ho detto sì, solo noi. Dopo qualche giorno di interrogatorio ho capito che avevano preso un'altra squadra, forse allora ho detto forse saranno i miei, e per fortuna li ho salvati così dalla fucilazione, perché sennò quelli là potevano essere fucilati, perché presi in borghese, perché la missione l'avevano fatta in divisa, poi si vede, poi hanno ritracciato dove avevano nascosto le divise, eccetera. Perché lì da Roma c'erano diversi che sono stati fucilati dopo gli interrogatori.